Popolo nerd, ragazzuole e ragazzuoli, bentornati su Parliamo Nerd. Come al solito sono Aldo e questo è il terzo video dove cercherò di ripercorrere insieme il terzo episodio della serie di Halo. Vi premetto subito che in confronto al secondo, questo terzo episodio, seppur sempre un episodio caratterizzato da una lentezza di fondo, mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto di più perché vengono introdotte tante novità sia per la serie sia per la lore in sé. Ovviamente, come al solito, vi invito a mettere un bel mi piace e a farmi sapere la vostra opinione su questo terzo episodio e in generale su tutta questa serie così tanto discussa. Bene, a questo punto direi di partire. L'episodio si apre con, pensate un po' anche qui, con un flashback, questa volta del personaggio con cui avevamo chiuso il secondo episodio, ovvero l'umana alleata con i Covenant, che si fa chiamare Beata. È interessante come questo parallelismo con Master Chief continui anche a livello registico. Ad un flashback sul passato di John ne segue uno sul passato della Beata. Siamo sul pianeta Oban, una luna montuosa di Mul nel sistema Visper. Secondo la lore della saga videoludica, il pianeta sarebbe stato scoperto e colonizzato dal Comando Spaziale delle Nazioni Unite nell'anno 2553, dopo la guerra Umani-Covenant. Quindi, come detto già nello scorso video, essendo la serie non canonica, si sono presi delle libertà anche temporali, funzionali per l'intreccio che hanno voluto creare. Originariamente Oban doveva fungere da roccaforte dell'UNSC, con un'ampia presenza militare e dozzine di strutture di ricerca. Tuttavia Oban divenne invece la casa di milioni di rifugiati umani che si stabilirono in campi improvvisati nelle regioni costiere di Saviron, la porzione nord-orientale del continente. Alcuni di questi rifugiati provenivano da New Mombasa, un centro cittadino molto benestante del continente africano del pianeta Terra, anch'esso colpito dalla violenza dei Covenant. Per questo molti erano abituati a stili di vita ricchi e curati nei loro mondi nativi perduti, ma sono stati costretti a vivere un'esistenza cupa nei siti di recupero e trattamento dei rifiuti. Nella serie infatti vediamo una bambina ed un bambino immersi proprio in questo contesto, costretti ai lavori forzati nel trattamento dei rifiuti. I due bambini, nascosti in una tenda, leggono un libro intitolato La caduta degli angeli, probabilmente, e questa sì è una mia personale interpretazione, di origine proprio del pianeta Terra, dato che parla di fitte terre rigogliose di prati, alberi e cieli stellati. I due bambini vengono però visti e nell'intento di scappare vengono entrambi presi e torturati con una lancia taser. Qui scopriamo il nome della bambina, Maki, che prima di essere bruciata più volte alla spalla con quell'arma di tortura, riesce a prendere quel libro a lei tanto caro, cedutogli proprio dal ragazzo poco prima della cattura. Maki è la Beata e, come avevamo ipotizzato nel video precedente, la cicatrice è proprio un segno del suo passato. È in quel momento che sul pianeta arrivano gli Elite Covenant, intenti nel ricercare manufatti dei precursori, ma soprattutto umani in grado di attivarli. Così sono i Covenant a salvare la bambina, proprio perché dotata del dono per loro ritenuto sacro. Sempre per cercare di darvi informazioni sulla lore di Halo e le differenze riscontrate nella serie, l'unica notizia che conosciamo di un'invasione Covenant sul pianeta Oban risale all'anno 2558, quindi periodo Halo 4 per capirci, durante l'invasione di Julam Dama, conosciuto anche come la mano del didatta, l'Elite Sangheili che abbiamo conosciuto proprio in Halo 4 alleato con i Prometeici. Su Reach, invece, la dottoressa Halsey è intenta ad ultimare la creazione di Cortana attraverso il suo esperimento di Flash Clone, ossia attraverso la clonazione di una delle menti più geniali della razza umana, ovvero la dottoressa Halsey stessa. Lo stile estetico con il quale è stata rappresentata Cortana nella serie ha suscitato una tempesta di meme e di insulti vari che, vi giuro, non riesco a comprendere e sono sempre più del parere che la gente sa solo rompere i coglioni e non sa più godersi un prodotto di intrattenimento. Cortana secondo me è perfetta, non è una copia della Cortana del videogioco, ma è assolutamente Cortana in tutto, anche nelle sue prime parole pronunciate, che magari in pochi hanno notato, ma è comunque un dettaglio di fedeltà e cura del prodotto che ho apprezzato moltissimo.
A partita finita, il re e il pedone si ritrovano nella stessa casa. Cosa che invece non ho per niente apprezzato è questa novità e divergenza totale dalla saga del modo in cui Cortana è legata a Chief. Sappiamo che l'intelligenza artificiale nella saga videoludica è trasportabile da Chief grazie ad un chip inserito nella parte posteriore del casco della sua Mjolnir. Questo non è un semplice dettaglio, è parte integrante delle vicende di Halo, a partire dal semplice ed iconico gesto di Chief che mette e toglie Cortana dal casco, che la inserisce in vari dispositivi elettronici alieni e non, e tanti altri eventi cardine della storia di Halo. Qui Cortana viene innestata nel cervello di John come parte integrante della sua stessa persona, facendo venir meno di fatto tutto ciò che vi ho detto prima. Una scelta che non comprendo, o per meglio dire, comprendo dal momento che nella serie John, in gran parte delle scene, è senza casco della Mjolnir, ma comunque cozza con tantissime cose. Vedremo come svilupperanno quindi la questione. Poi si discosta anche dal fatto che nel gioco Cortana non venne subito affidata a 117 come sua IA personale, ma dapprima era stata assegnata come IA dell'UNSC e poi, una volta scoperta la posizione del Delta Halo, fu trasferita nel chip dell'armatura. Ma ribadiamo, la serie non è canonica, per cui la lamentela si ferma lì e non va troppo oltre. Anzi, vi dirò, il distacco mi incuriosisce anche di più. Maki, la Beata, con il consenso del profeta Pietà, avvia la sua missione di infiltrazione tra gli umani per trovare il pianeta base delle forze militari umane, trovare il manufatto ed infine trovare anche il demone. Un altro dettaglio che mi è piaciuto molto e che secondo me anche qui in pochi hanno colto è come Maki riesce ad attaccare la nave UNSC. Ad un certo punto vediamo lei dentro la nave Covenant apparentemente abbandonata dare ordine di attacco ed in primo piano vediamo palesemente una porzione di gamba di un cacciatore Covenant. Allora chiunque, compreso me, ha pensato subito di vederli all'opera. E invece no, o per meglio dire sì, ma in parte. Hanno sfruttato un dettaglio di lore non indifferente. La razza dei cacciatori Covenant si chiama Lekgolo, originaria del pianeta Svir 5, e sono letteralmente dei vermi che sfruttano il loro numero e la loro simbiosi naturale per assemblarsi in esseri più forti, come appunto i cacciatori, denominati Emga Lekgolo. Quindi ciò che vediamo nella serie è una perfetta e fedele realtà di specie che sicuramente il videogiocatore meno attento non conosceva neanche minimamente. Ah sì, Maki ha anche degli innesti di lame Covenant al posto delle unghie delle mani. Ok, va bene. Nel finale della puntata John si libera con l'aiuto di Cortana del suo chip inibitore e riscopre il lato umano che da troppo tempo sentiva di possedere e ritoccando nuovamente l'artefatto comprende che quest'ultimo fa parte di una reliquia ancora più grande e che probabilmente questa possa trovarsi proprio nel suo pianeta natio, Eridanus 2. Insomma, un episodio che ha notevoli spunti di lore, connessioni e divergenze con la saga principale, ma che sicuramente è superiore al secondo e nuovamente, quindi, promosso. Non vediamo l'ora di vedere il quarto e vedere di nuovo Chief in azione, quindi non posso far altro che rimandare il tutto al prossimo video. Grazie ancora per l'attenzione prestata, fateci sapere ovviamente come al solito il vostro feedback che è assolutamente necessario per noi e per la nostra linfa vitale del canale e noi ci vediamo quindi alla prossima.